Il nostro viaggio con la tenda comincia qui, in Umbria, conosciuta come il cuore verde d'Italia. Un luogo dove le colline si rincorrono fino all'orizzonte e ogni borgo racconta secoli di storia e tradizione. Con la tenda ci immergeremo completamente in questa regione, lontani dalla frenesia, e scopriremo questa magnifica terra. Da questo parco inizierà il nostro nuovissimo viaggio in Italia! Dove vai? E sarà un'avventura incredibile! Ci troviamo in Umbria, sulle sponde del lago Trasimeno. Ad accoglierci c'è un bellissimo temporale. Qui c'è il porticciolo, c'è l'isoletta, anzi le isolette, e di qua abbiamo un pezzo di palude. Attenzione, terreno paludoso, sabbie mobili. Sta iniziando a piovere, meglio se ci rifugiamo in macchina e andiamo a goderci il nostro pranzetto sotto la pioggia. Molto carino questo parchetto perché c'è anche una zona fitness dove fare un po' di workout all'aperto, possibilmente non sotto la pioggia, però abbiamo delle dips, sbarre per trazioni, i giochetti che abbiamo fatto prima, che dei bagni pubblici. Meglio se ci muoviamo. Comunque il colore del lago stranissimo, è sul verde marroncino terreno, magari migliorerà col bel tempo. Dove vai? Sì, l'ombrello non funziona. Non funziona mai. Funziona. Ah, è sbloccato il livello. Ci siamo spostati un attimo, non siamo ancora entrati nel nostro alloggio che vi faremo vedere dopo. Ora siamo in un paesino molto vicino, sempre sul lago Trasimeno, di Monte del Lago. Qui è un piccolo borghetto molto apprezzabile, con pochissime persone. Si percepisce molto la tranquillità, l'isolamento, forse anche un po' di solitudine in questi antichi borghetti non molto turistici. Siamo arrivati nel punto del nostro alloggio. Sì, anche questo tour sarà fatto interamente in campeggio, in tenda. Siamo nel nostro primo campeggio a Punta Navaccia, nel lago Trasimeno, e ora allestiremo tutto l'accampamento. Questa è tutta l'attrezzatura che abbiamo. Ora dobbiamo preparare la tenda, gonfiare i materassini e allestire un po' tutto il campo. Ditemi se vi può piacere questa inquadratura POV in prima persona. Secondo me è veramente molto figa perché ti immerge proprio nell'azione. Picchettiamo i picchetti. Facciamo un breve tour del campeggio. Questi sono i bagni, devo dire veramente molto grandi, spaziosi. Guardate quanti WC ci sono. La cosa fondamentale secondo me nel campeggio sono soprattutto i WC. Zona lavanderia, addirittura c'è un'asciugatrice, altre docce esterne, altri lavandini esterni. Da questo punto di vista il campeggio è veramente molto ben fornito. Per fortuna si è aperta la giornata, dopo il nostro arrivo ha piovuto per circa 2 orette, adesso molto meglio, il tempo è migliorato notevolmente. Qui c'è un super tendone, sembrano più dei glamping. Troviamo un piccolo molo dove ci sono delle barche, un po' melmoso, paludoso, però molto particolare. Prima volta che vedo un campeggio così, dove c'è il molo. Lago dietro di noi che adesso andremo a vedere, e zona naturalistica veramente top. Tutta la zona da esplorare proprio in quella direzione. Zona barbecue con tavoli e seggioline interamente in pietra. Lago che ha un colore, sì, non molto invitante, verde, verdastro. Non farei il bagno qui sinceramente. Il lago Trasimeno al suo interno ha 3 isole, l'isola Polvese, l'isola minore e l'isola maggiore di fronte a noi. Ci sono tantissimi olandesi, questi sembrano dei mini bunker. Qui non c'è più acqua, il porticciolo, il molo si è quasi completamente asciugato in questa parte. Temperatura top, ci sono meno di 25 gradi, ha piovuto da poco e si sta veramente molto bene, c'è un leggero venticello apprezzabile. È veramente molto spazioso, colonia felina, casette dei gatti, il cibo c'è, ma i gatti sono a passeggio ora. C'è anche un adventure park. Chi sono io per non testarlo? Geppetto, ma come cammini? Trasimeno è il lago più grande dell'Italia centrale ed è anche il più antico dell'Italia, perché ha circa 1 milione di anni, è veramente poco profondo perché ha una profondità media di 4,3 metri, con un picco più profondo di soli 6 metri, quindi cosa molto strana. Per questa caratteristica viene definito lago laminare perché c'è un bassissimo ricambio delle acque
e anche per questo è dovuto il suo colore, secondo me, un po' verdastro e per nulla limpido. Questa è tutta la zona naturalistica e il lago è molto famoso perché è un habitat quasi completamente incontaminato per tantissime specie di uccelli migratori e anche di pesci. Infatti qui puoi fare delle bellissime camminate, c'è un passaggio pedonale anche per bici. Questo era parte del porticciolo, adesso è completamente invaso dalla vegetazione. Chissà quanti anni fa comunque veniva utilizzato dalle barche. Arrivavano qui, scaletta, tac, casetta, market e bar, gelateria e reception. Sempre fronte al lago c'è un sito di sculture fatte dagli artisti a partire dagli anni 70. Hanno praticamente decorato delle colonne con varie forme, figure e raffigurazioni. Molto strano, ricorda un po' le colonne greche o dell'epoca romana, una cosa un po' simile, anche egizia. Questa sera mangeremo un po' più presto del solito perché dopo il lungo viaggio che abbiamo fatto oggi mangeremo, ci laveremo, ci rilasseremo un attimo, dormiremo e ci prepareremo per la giornata di domani che sarà veramente molto ma molto intensa. È arrivato il momento di allestire il tavolino e preparare la nostra cena. Apriamo il fornellino. Questa sera mangeremo spetzel con un po' di olio evo e straccetti di kebab rigorosamente vegani. Cena vegana? Quasi. Vegetariana. Buongiorno, inizia una nuova giornata. Per colazione pancake preparati un giorno prima di partire, banana, burro d'arachidi da spalmare rigorosamente nel pancake e caffettino. Direzione prima tappa della giornata, andremo a visitare la magnifica città di Perugia. Siamo arrivati a Perugia, costo del parcheggio 1,80 € tutta la giornata. Faremo una classica visita di Perugia in superficie, ma anche sotto la superficie. Punto panoramico molto bello su tutte le colline. Per chi non lo sa, Perugia è il capoluogo dell'Umbria, è un centro storico importantissimo perché ha origini etrusche e romane. Punto economico e culturale perché proprio qui ci sono 2 università. Siamo in piazza 4 novembre e la fontana maggiore qua davanti. Ok, ci siamo fermati nel miglior posto di Perugia, uno shop del cioccolato perugino. Le penne al cacao. Ovviamente non conviene mai acquistare dai shop rivenditori ufficiali perché 4 cioccolatini 3,40 €. Un po' caretti, comunque assaggiamo un gusto che non ho mai assaggiato, bacio perugina al caffè. Caffè, non si sente troppo il caffè, non so la grafica, però buono. Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Per il mio il fondente resta il più buono. Wow! Stiamo per entrare in uno dei luoghi più segreti e iconici della città di Perugia, la Perugia sotterranea. Andiamo. Perugia sotterranea mi ha stupito. Sì, è stato veramente un salto nel tempo. E tutti i reperti comunque le antiche mura che risalgono al 100-200 a.C., comunque 2200 anni fa. Consigliatissima, se siete qui a Perugia, se venite a Perugia, fate Perugia sotterranea, non ve la pentirete. Partiamo verso la prossima destinazione. Ci troviamo ad Assisi, città natale di San Francesco d'Assisi, uno dei luoghi di pellegrinaggio più famosi al mondo. Ora siamo sul monte Subasio, che è praticamente il monte sopra. Il panorama diventa molto interessante perché adesso ci stiamo immergendo nella natura.
Alla mia destra ho delle colline niente male e stiamo per andare a vedere un qualcosa di un po' strano, definiamolo così. Ciao Spirit! Scenario molto strano perché penso sia la prima volta che vedo dei cavalli selvaggi, molti cavalli selvaggi su un altopiano. Wow! Personalmente preferisco molto dei posti così in mezzo alla natura senza troppa gente rispetto a dei posti troppo turistici, troppo votati al consumismo. Più tranquillo è, per me meglio è. Questa parte dell'Umbria mi sta piacendo veramente moltissimo. Questa scultura si chiama Il Vento. Ed ecco a voi il Mortaro Grande. Da qui si vede molto meglio. Il Mortaro Grande è una grandissima dolina. È appunto una depressione del terreno. Si è formato grazie all'erosione delle rocce calcaree da parte dell'acqua piovana. Un fenomeno tipico delle aree carsiche che appunto hanno creato questo grandissimo buco nel terreno con una profondità di 60 metri e un diametro nella parte maggiore di 300 metri. E sapevi che in passato veniva utilizzato per depositare il ghiaccio, cioè comprimevano la neve al suo interno, nel fondo, formavano il ghiaccio. Veramente un posto assurdo questo. Siamo ritornati al nostro campo base dopo una lunga giornata. Ora ci cucineremo sempre qualcosa homemade. La cena sarà così, ci prepareremo. Vi spoilerò che domani ci sposteremo in un'altra zona e anche in un'altra regione. Questa sera doppia porzione di ravioloni con ricotta e spinaci e pesto e pinoli. Giorno 3, stiamo per lasciare il nostro primo campeggio. Ora sistemeremo tutto l'accampamento, riporteremo tutto quanto dentro l'auto e partiremo. Siamo nel cuore dell'Umbria e quello che stiamo vedendo sono colline interminabili. Siamo completamente in mezzo alla vegetazione, agli alberi, al verde. Ogni tanto troviamo qualche piccolo paesino, ma nulla di più. Stiamo per vedere la cascata artificiale più alta d'Europa, la cascata delle Marmore. Ci troviamo sempre in Umbria, provincia di Terni, e questa è una delle attrazioni più famose di tutta la regione. Ora i biglietti li abbiamo presi online al costo di 12 euro a persona, più una maggiorazione di 3,50 euro, più il parcheggio che costa 10 euro. Figata! Qui sono tutte le goccioline addosso. È un vero spettacolo della natura! Per salire alla cascata ci sono 6 sentieri differenti, con caratteristiche e difficoltà diverse. Noi abbiamo scelto il sentiero numero 1, l'antico passaggio, costituito da 600 scalini, quindi circa 35 minuti per salire e 20 per scendere. Stiamo entrando nell'area escursionistica. Essendo una cascata artificiale, il flusso dell'acqua non è continuo, ma viene aperto a determinati orari. Tipo adesso siamo in agosto ed è aperto dalle 10 alle 19 ed è diverso in tutti i mesi dell'anno. Quindi prima di accedere al parco è bene informarsi sugli orari di apertura e chiusura del flusso, perché si può anche rischiare di venire qui e magari non c'è l'acqua nella cascata. Sentiero 1 da questa parte. Iniziamo con questi 600 gradini con un dislivello di 150 metri, lunghezza del percorso 1 chilometro. Piccola grotticciola, ora le scale sono in ferro. Ogni tanto si trova un punto di ristoro. Ora ne proveremo un altro, magari molto più vicino alla cascata per vederla meglio. Ora faremo l'anello della ninfa, il sentiero che si avvicina di più alla cascata, e per questo motivo mi metterò un impermeabile e cambierò camera. Qui stiamo costeggiando completamente la cascata, infatti ci sta arrivando in faccia un bel po' di fresco. Questa è una zona dove rinfrescarsi oppure anche dove lavarsi, e abbiamo pure pagato per lavarci. Sì, in realtà non è che si veda molto, siamo comunque nella tormenta.
devo scegliere, molto più bello questo sentiero sicuramente, perché ti fa proprio immergere quasi all'interno della cascata. Non proprio all'interno, ma sei molto ma molto vicino e tanta roba. È il momento del pranzo in questa zona all'ombra, panini preparati In macchina. in macchina prima di entrare al parco, così si risparmia. E se non c'è acqua per lavare la frutta, la Tanica ci viene in soccorso. Come avete visto dai video, la cascata delle Marmore è veramente impressionante, è gigantesca, è alta più di 150 metri, è veramente una forza della natura nonostante sia artificiale. Fatta anche questa tappa, ora è il momento di cambiare regione.